Tutti pensano che l'orso più famoso del mondo sia l'orso Yogi, Bubu, quello della Casa Blu o Winnie the Pooh, ma non avete ancora ascoltato le fantastiche melodie che risuonano dalla bocca di questo enorme orso di latta. Oggi, ad animare la serata, ci pensa lui, Freddy Fazbear, l'orso bruno animatronico antropomorfo, mascotte di tutto il franchise del Freddy Fazbear's Pizza. Ciao a tutti ragazzi, io sono Clay e questo è un mio nuovo video tutorial. Benissimo raga, per poter realizzare il nostro tenero orsacchiotto di latta è necessario avere i seguenti elementi: un bozzetto di Freddy, una base di appoggio sulla quale risiederà la nostra creazione, del nastro di carta, uno spazzolino da denti, del filo di ferro o meglio ancora di alluminio, un kit per poter modellare l'argilla, una pinza e per finire del fimo di color nero, celeste, grigio, bianco, marrone e senape. Inoltre, se è possibile, realizzate uno schemino per poter almeno delineare le linee guida per la costruzione dello scheletro di ferro che sosterrà la nostra creazione. Tagliate così due segmenti di ferro di circa 18 cm l'uno e cercate di seguire il bozzetto curvando il filo con l'aiuto di una pinza. Avvicinate i due segmenti e con il nastro di carta saldateli assieme. In questo modo abbiamo realizzato lo scheletro, grazie al quale la corporatura di Freddy troverà sostegno. Tenendo in considerazione il bozzetto, curvate i segmenti di ferro per dare un senso di dinamicità al vostro personaggio. Rivestite lo scheletro di un sottile strato di pasta grigia, in maniera tale da coprire il nastro di carta e uniformare tutta la struttura interna. Per essere certi, impostate il forno a 130 gradi e per 15 minuti date la prima cottura, così da solidificare l'anima interna della vostra creazione. Partendo dal basso, prendiamo un pezzo di fimo marrone e modelliamola fino ad ottenere una sorta di pera. Ad essa aggiungiamo uno strato sottile di pasta color senape, costruendo così la pianta del piede. Adesso prendiamo una pallina marrone, a cui sotto verrà posta un altro strato di senape, e uniamola alla pianta, accompagnata da altre due sfere, così da ottenere le dita del piede. Essendo bipede, ovviamente Freddy necessita di due piedi, per cui realizzatene un altro con lo stesso procedimento. Infilziamo i piedi appena creati con lo scheletro costruito in precedenza. Ed ecco così che il nostro orsacchiotto preferito potrà sostenersi autonomamente. Riprendete lo schemino e tenendolo in considerazione cercate di creare delle basi che rappresenteranno il corpo, il bacino, le cosce, le gambe, le ginocchia, le braccia, le spalle e avambraccio. Per la creazione delle gambe fate un taglio netto, dividendo a metà un pezzo di fimo marrone. Apritelo e schiacciatelo, ottenendo così una piastra da collocare sulla parte bassa dello scheletro. Con la punta ad uncino squarciate e dilatate la pasta fino ad ottenere una cavità centrale, che darà la sensazione di vuoto all'interno dell'esoscheletro. Prendete il bacino, dividetelo a metà e collocate il primo pezzo nella parte frontale del basso ventre e il secondo pezzo nella parte posteriore. Fate la stessa identica cosa delle gambe alle cosce per poi posizionare le apposite ginocchia. Con l'aiuto di uno spazzolino da denti picchiettate la pasta fresca appena modellata.
Grazie a questo metodo daremo l'effetto grinzoso tipico dell'esoscheletro di Freddy. Avremo così ultimato la parte basale della nostra creazione. Prendete ora il busto, dividetelo a metà e collocate i due pezzi sulla parte superiore dell'endoscheletro, ricordandovi di unire in maniera omogenea tutte le giunture. Con la punta da taglio asportate della pasta nella zona delle spalle, delle ascelle e del collo, sempre per dare quel famosissimo effetto vuoto, smussando tutta la parte lesionata dalla punta. Adesso prendete una sfera di fimosenape e col mattarello stendetela fino a lasciare circa 1 centimetro di spessore. Seguendo il bozzetto, delineate le misure e con il coltello ritagliate la zona segnata. In questo modo avremo realizzato lo strato di pelle che ricopre il busto frontale e grazie allo spazzolino diamo l'effetto grinzoso su tutta la superficie. Attraverso lo stesso procedimento visto per la creazione delle cosce e delle gambe, date forma ai rispettivi bracci e avambracci. Ricavate 2 triangolini e posizionateli sulle spalle per ricavare gli spallacci dell'animatronico. Di seguito, con della pasta marrone, ritagliate i palmi delle mani seguendo le linee guida del bozzetto e con 2 tagli otterrete le dita. All'appello manca solo il pollice, per cui fissate un salsicciotto nella parte anteriore del palmo. Una volta ottenute le mani, collocatele rispettivamente nei loro punti designati, giusto per evitare che il nostro Freddy diventi monco. Nella mano destra, e con l'ausilio di un cilindretto, cercate di creare uno spazio favorevole all'innesto del microfono e con il picchiettare dello spazzolino ricoprite tutte le superfici appena create di grinze e di pieghe. Il nostro Freddy canta, giusto? Per cui non può mancare il suo inseparabile microfono, che realizzeremo grazie all'unione di un cilindro di pasta nera e una sfera di pasta grigia, sulla quale andremo a posizionare in mezzo un filo di pasta nera. Il nostro Freddy a questo punto potrà cantare tutte le serenate che vorrà. Data la sua eleganza, realizziamo ora il suo papillon, per cui prendiamo uno strato di pasta nera rettangolare e intagliamo 2 diagonali opposte, ricavando così 4 triangolini. Di questi ce ne serviranno solo 2, che andremo ad avvicinare assieme, accompagnati nel mezzo da una pallina, che unirà il tutto in un vero e proprio papillon di alta classe. Bene, è giunto il momento di dare forma alla testa, per cui modelliamo una sfera di pasta marrone cercando di estendere la parte posteriore in basso e schiacciando la parte frontale, proprio come esposto nella foto. Con 2 semisfere plasmiamo 2 guance e con l'uncino uniformiamo il tutto. Sulla parte frontale schiacciata in precedenza, incaviamo 2 cavità che ospiteranno gli occhi e con l'aiuto di uno smussatore a punta limiamo la cavità frastagliata. Con una punta da taglio squarciamo il capo con 2 fessure rettangolari, nelle quali andranno collocate i segmenti d'acciaio che collegheranno la testa con le orecchie. Nelle cavità orbitali inseriamo una pallina di pasta nera e con la sfera levighiamo il tutto. Con dei segmenti neri appuntiti collochiamo le rispettive sopracciglia sulla parte inferiore della fronte, per poi raggrinzare tutta la testa con lo spazzolino da denti. Prendiamo ora un salsicciotto di pasta marrone e stendiamolo con le dita fino ad innalzare le estremità in su per dare origine alla mandibola.
Inseriamo in esse 2 fili di ferro e ricongiungiamo la mandibola con la testa, prestando attenzione alla sua inclinazione. Per evitare di demolire la vostra creazione con altri segni di manate e ditate, vi consiglio di porre in forno non solo la testa, ma anche il corpo costruito in precedenza, così da cuocere e solidificare il tutto in una sola infornata. Attraverso della pasta marrone diamo forma ad una sorta di semicerchio allungato, collocando su di esso un altro pezzo della stessa forma di color nero, leggermente più piccolo. In questo modo avremo realizzato la parte inferiore della mandibola, includendo parte della bocca. Seguendo l'esempio di Piero, il mio dentista di fiducia, posizioniamo 8 quadratini di pasta bianca nella cavità orale, avendo così un'arcata dentaria degna di nota. Grazie Piero, sei il top dei dentisti. Bando alle ciance, realizziamo con delle sfere bianche gli occhi del nostro Freddy, posizionando al loro centro una porzione piccolissima di pasta celeste e una di pasta nera. Collochiamo così i 2 occhi nelle apposite cavità. Sì ragazzi, lo so, è un po' strabico, ma vedrete che la vista si aggiusterà col passare del tempo. Plasmiamo 2 palle di pasta senape e schiacciando 2 lati adiacenti posizioniamole sulla parte inferiore della testa l'una accanto all'altra, realizzando così il muso dell'animatronico. Già, manco Alba Pariette ha dei gommoni così grandi. Ai lati estremi collocate 3 palline nere sia sul muso destro e sia in quello sinistro, così da ottenere le basi rasate dei baffi, e con una sfera di pasta nera schiacciata poggiate il naso nel mezzo dei 2 musi. È giunto il momento di regalare l'udito al nostro Freddy. Prendete così un triangolo smussato di pasta marrone e un triangolo più piccolo di pasta senape. Uniteli e infilzate i rispettivi orecchi sui corrispondenti spiedini come se fossero bombette di carne. Mi è venuta già fame, guarda. Come ciliegina sulla torta, di certo non può mancare il suo cappello sciccoso, per cui schiacciate una sfera di pasta nera e unitela ad un cilindro dello stesso colore. Quanta eleganza in un solo cappello! Inforniamo così il tutto con un ultimo ciclo di cottura a 130 gradi per circa 20 minuti. Con della colla a presa rapida uniamo la testa al collo e il corpo alla base di appoggio e con della lacca per capelli lucidiamo leggermente, senza abbondare, tutta la nostra creazione. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Il nostro Freddy ha preso vita e ora potrà finalmente cantare e animare le serate al Freddy Fazbear's Pizza. Spero almeno che Amadeus lo possa chiamare anche per il Festival di Sanremo, ma speriamo bene. Bene ragazzi, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, sostenetemi con un bel like, commentate, condividete. Se non siete iscritti al mio canale, ovviamente iscrivetevi, cliccando sulla campanellina per essere aggiornati sulle mie prossime creazioni. Il video finisce qui e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao a tutti!